Solo se si è Ragazzi, guardate dove vi abbiamo portato, qua sulla ponale del lago di Garda. Ma perché, vi chiederete voi? Beh, c'erano molte ragioni per venire, una di queste era il Riva Bike Festival, ma anche perché volevamo vedere da vicino la nuova KTM Scarp Evo 3. Non è stato cambiato solo il telaio, ma è stata cambiata interamente la gamma. C'è sempre la MT, che è proprio questa che abbiamo in test, e in questo caso si tratta della Scarp Exonic MT 120 mm di escursione. Però ci sono altre versioni, una che è quella con il telaio da 100, una da 110 mm e una totalmente nuova che non esisteva nel catalogo Scarp, soprattutto, che ha sospensioni da 140 mm. Ma cosa è cambiato nel telaio che sembra praticamente uguale? Anzi, Stibian durante la presentazione ha anche detto che questo telaio è diventato più pesante. Ma come ha fatto? Beh, intanto tutti i cavi sono stati integrati nel telaio a partire dalla serie sterzo, quindi c'è tutto un instradamento delle guaine che legano i terminali dei vari componenti l'uno all'altro, passando proprio per la laminazione del carbonio. Ovviamente il carbonio è rimasto lo stesso, il premium carbon, e questo è una costante su tutti i modelli in gamma, a esclusione dei due modelli che sono quelli con 140 mm di escursione, denominati come LT, o meglio Long Travel. In quel caso è l'alluminio che subentra al carbonio. Questa zona centrale del triangolo anteriore è stata rafforzata, sono state aumentate le sezioni dei tubi fino al 37% rispetto alla Evo 2, quindi la versione precedente. Qui c'è più materiale, però c'è anche più efficienza, ed è quello che gli ingegneri di KTM volevano portare: più propensione alla trasformazione dei wattaggi in propulsione. E quindi qua c'è un po' più di materiale, le sezioni dei tubi sono aumentate, si vede sia verticalmente che orizzontalmente, e anche per quanto riguarda il fodero basso del carro. E poi, oltre all'introduzione appunto di tubi con delle sezioni più grosse, pensate proprio per rendere l'efficienza massima, KTM ha pensato a tutta una serie di aggiustamenti volti a migliorare le funzionalità e soprattutto rendere la manutenzione più facile e meno frequente sulla Scarp Evo 3. Quindi tutte le specifiche, a partire dai cuscinetti, che sono cuscinetti sferici con dei particolari perni flangiati all'interno che vanno a ottimizzare proprio la tenuta da una parte e dall'altra, qui come sulla parte del rocker alto, sono realizzati e progettati da KTM con dei particolari e soprattutto degli specifici cuscinetti realizzati da Igus, proprio per riuscire a limitare e facilitare la manutenzione. La tolleranza e il gap sono praticamente assenti, e il montaggio prevede l'utilizzo di un cuscinetto che è flottante da una parte e uno che invece è fisso. In questo modo i cuscinetti che sono installati sono tensionati non più assialmente, ma con due microassi, diciamo con due microperni, uno nel lato destro e uno nel lato sinistro, che tirano il rispettivo cuscinetto verso il telaio, e questo fa in modo che venga aumentata la rigidità anche laterale. Nel progetto però KTM ha voluto mantenere per la Scarp la sua struttura, vale a dire una cinematica con un ammortizzatore orizzontale che passa sotto al tubo orizzontale. Non c'è il pivot posteriore, quindi la struttura posteriore è estremamente rigida e tutte le forze vengono trasferite direttamente all'ammortizzatore centrale. Qua è stata compiuta una modifica decisamente interessante, perché il link è stato ancora più sfinato rispetto alla versione precedente, quindi non c'è più il carbonio impiegato, non c'è più quel rocker così massiccio che c'era prima, bensì qua c'è tutto un piccolo link lavorato al CNC, quindi è in alluminio. Certo, KTM aveva anche pensato all'opzione in carbonio,
ma con questa struttura il peso è solamente di 49 grammi e con il carbonio testa alla mano di KTM lo stesso pezzo sarebbe diventato più pesante. Il peso complessivo del telaio quindi con questi aggiustamenti diventa di 1,7 kg, leggermente più alto rispetto a quello precedente che pesava 1600, e anche se KTM con questa struttura riesce a tenere i pesi di riferimento per delle full suspended. Stybian, che è vincitore della Coppa del Mondo di Snowshoe 2023, ha pesato la sua bicicletta in occasione della Cape Epic equipaggiata con tutti gli accessori del caso e pesava solamente 10 kg e 6, ovviamente nell'allestimento gara, quindi con i suoi componenti, però includeva anche questo che è un'altra new entry dello Scarpe, vale a dire LUT, che è un multitool fissato sotto al tubo orizzontale, quindi rimane in maniera permanente sul telaio, ma con degli strumenti che sono magnetici. Tra l'altro parte di questi sono stampati in 3D, tutto in 73 grammi. Qui è stato compiuto anche un lavoro di cinematica che andasse proprio ad aumentare il valore di anti-squat, che in molte delle dinamiche di gara, marathon e cross country è necessario per svincolarsi da ostacoli e da situazioni molto scomode. L'anti-squat su questo ammortizzatore è stato aumentato del 20% proprio con lo scopo di fare in modo che la bici non si sieda nelle salite tecniche, ma che invece risponda attivamente e soprattutto che permetta di sfruttare il giusto di questo travel, anzi di avere la possibilità di sfruttare interamente e in maniera omogenea proprio il travel complessivo. Ma un'altra caratteristica di questo schema è che può accogliere tutti i tipi e lunghezze di ammortizzatori e anche le geometrie sono state cambiate. L'angolo di sterzo è stato ampliato di 1 grado secco fino ad arrivare a 67,5 gradi di inclinazione per la versione da 100, 67 per quella da 110 e 66,4 addirittura per la versione MT, che è quella con un travel da 120 mm, ossia questa che il Sabba proverà per noi. È stato verticalizzato anche l'angolo di sella di 0,5 gradi, arriva a un'inclinazione di 75 gradi e mezzo, 76. Infine la lunghezza del reach, anche quello ha subito una modifica, è stato esteso come le geometrie moderne richiedono. L'estensione è stata di ben 10 mm. Questa è la versione Exonic MT senza flight attendant ma con il manubrio integrato di FSA. Qua vediamo che appunto i cavi passano internamente alla piega per poi inoltrarsi direttamente dalla serie sterzo giù per i vari tubi. Il montaggio è completato da sospensioni Fox 34 Stepcast all'anteriore con un travel da 120 e float Evol di Fox con 120 mm di escursione. Qui troviamo LUT, 2 borracce trasmissione XXSL abbinata a dei cerchi che sono dei Mavic Crossmax e un impianto frenante che è Shimano XTR con dei dischi 160 e 160. Il peso di questa KTM Scarpe Evo 3 Exonic MT è... Pensate solamente che la versione col flight attendant MT, quindi Exonic 120, ha un peso di 10,25 kg e noi crediamo che sia veramente forse la più leggera in assoluto sul mercato con quel tipo di allestimento. Ora però passiamo con il nostro Sabba alle fasi di test, o meglio una prima pedalata in sella alla nuova KTM Scarpe Evo 3. Fede mi ha praticamente lanciato la nuova KTM Scarpe MT Exonic da una parte all'altra della baia di Riva del Garda. Siamo venuti sul Brione proprio per avere un primo assaggio
della nuova KTM. Salita in asfalto, salita molto tranquilla, dove non c'è grande variazione di pendenza ma una salita regolare, e lì ho già potuto assaggiare la posizione in sella della KTM Scarp MT vuol dire che è quella da 120, quindi quella con un reach un po' più corto rispetto alle altre, perché siamo su 445 mm in taglia L, e questo comunque fa alzare un po' le spalle. Diversamente da quello che sono la Exonic, quindi quella da 110 mm o quella da 100, qui si ha una posizione un po' più alta, è pensata per stare più comodi, per fare tanti chilometri, ma la cosa che funziona tanto è l'anti-squat. Ho provato a fare dei pezzi con ammortizzatore aperto e un po', naturalmente lo schema un po' bob, ma comunque è tanto sostenuto e si pedala veramente tanto bene. Il bloccato è tutto bloccato, è veramente bloccato, grazie anche a quello che è il manubrio FSA SICK integrato. La posizione è bella comoda, si sta belli larghi con le braccia, sembra di avere un attacco molto corto, si vede il tubo sterzo da sopra, ma in realtà non è poi così corto, si è anche lunghi, non si ha una posizione trail. Questa bicicletta non è una bicicletta trail, è una bicicletta cross country un po' più rilassata. La pedalata è super fluida, tipica KTM. Adesso andiamo a vedere come questo mostriciattolo si comporta. Intanto salutiamo Fede che è là da qualche parte sulla Ponale. Allora, ho fatto questo short test della KTM Scarp MT Exonic 120 mm. Vi ho raccontato prima un po' come è andata in salita, quindi una bella piattaforma stabile, benché quando si apra comunque sia bella morbida. Qui in discesa, sulla discesa del Brione, che è una bella discesa, a me piace molto, rocce, scassato, da guidare, niente di estremo ma molto divertente, purtroppo un po' breve. Ma devo dire che mi è piaciuta molto questa KTM Scarp. Non l'ho trovata una cross country da gara pura, secondo me è molto simile alla Canyon Lux Trail, quindi quella che ridendo possiamo definire le biciclette 120 cross country a lunga escursione. Non è una down country, perché comunque la posizione in sella, l'attitudine della bicicletta è quella di una bicicletta cross country da gara per comunque spingere forte, ma è invece quella situazione in cui si hanno 120 mm per divertirsi un bel po', ma neanche, appunto, come dicevo prima, essere una down country pura. Qua comunque ci sono dei watt che vanno spinti qua. Cosa molto importante, che secondo me ha cambiato un po' tutto il carattere di questa bicicletta, è che di serie la KTM Scarp MT Exonic esce senza registrare telescopico, sia per me sia per Fede un po' una pecca, perché su questo tipo di biciclette il registrare telescopico ormai può accompagnare solo, non c'è niente da fare, qui ci va un telescopico. Quindi per il test ho fatto mettere, ragazzi, KTM un bel telescopico. La comodità del reverb è che non avendo filo puoi metterlo ovunque, non è molto comodo qua, però il fatto di aver messo il telescopico ha reso ovviamente la bicicletta un passo avanti, perché qui c'è proprio quella cosa, questo chiede di avere il telescopico per poterla guidare anche come un po' più trail, metterla un po' più cattiva dentro le curve, non preoccuparsi troppo di essere sporchi. Ecco, una cosa molto importante, è una bicicletta che in discesa non ho mai sentito sbacchettare, non l'ho sentita essere talmente precisa, talmente dura che facevo fatica a guidarla, benché con il carro che è stato irrigidito è molto precisa in uscita di curva, quindi non sbacchetta, però non è neanche quella roba super tirata, super rigida che ti rende difficile la guida. Qui è una guida semplice, facile. È una bicicletta secondo me perfetta per l'amatore che vuole sia gareggiare nelle lunghe distanze ma anche nei cross country, sia per quando vuole fare i lunghi giri senza troppa apprensione, senza
l'assillo del cronometro. Sarebbe interessante provare la 100 o la 110. Abbiamo parlato qua proprio a Riva del Garda con Giulio Bertolini e lui dice che probabilmente utilizzerà la 110 per gareggiare, che porta questa piattaforma a essere più racing, probabilmente ti butta un po' più in avanti e permette di andare a spingere di più con la coscia, quindi fare ancora più wattaggio. Questa secondo me è la via di mezzo giusta tra il mondo racing e il mondo del divertimento. Primo assaggio, devo dire, molto bella, molto divertente. Mi ci sono trovato subito a casa, per nulla difficile. Se siete arrivati fino a qui, il video vi è interessato. Da Riva del Garda è tutto. Questa è la KTM Scarp Exonic MT. Ho incrociato il nome, ma 3 consigli finali: mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale col bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. State collegati sul sito, sul canale YouTube,